ragazzi le 5 migliori barche a vela classiche per girare il Mediterraneo. Che ne dite? Interessante, no? Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Ma adesso vediamo le prime 5 migliori barche a vela per girare il Mediterraneo. Crociere familiari, barche classiche. Se ancora non mi conoscete o vi siete appena iscritti al mio canale, allora mi presento. Io sono Giorgio, anche se tutti mi chiamano Giorgio del Mare. Mi chiamano così perché cerco di fare avvicinare più persone possibili a questo meraviglioso mondo che è la barca a vela classica. E quando parlo di barca a vela classica è il caso di specificare. Ebbene, allora partiamo con la prima barca a vela. Vi ricordo che nel mio canale è possibile vedere barche a vela sia negli interni che sul ponte, che sulla coperta. È un'esperienza, quindi godiamoci questo video e partiamo con la prima barca di oggi. Signore e signori, anzi in questo caso è meglio dire ladies and gentlemen, ecco a voi un vero e proprio gioiello intramontabile. La Baltic 33 è una barca che incarna l'eleganza senza tempo e le prestazioni di alto livello. Progettata da C&C Design e costruita dal prestigioso cantiere Baltic Yachts negli anni 70 e 80. Questa imbarcazione è un esempio perfetto di come unire innovazione e tradizione. Vedete, girare il Mediterraneo non è solo semplice navigare, ma è una sfilata a cielo aperto. Siamo europei e non lo nascondiamo. Ci piace il bello. E se ci piace il bello, allora oggi parliamo di bellezza. Perché con i suoi 10 metri di lunghezza fuori tutto, la Baltic 33 offre una navigazione agile e precisa, grazie alla combinazione di design a spigolo e una carena ottimizzata per affrontare qualsiasi condizione di mare. La leggerezza e la robustezza dello scafo, costruito con un mix di fibra di vetro e resina epossidica, sono caratteristiche che hanno reso questo modello un punto di riferimento per le barche a vela classiche, quelle che piacciono a Giorgio del Mare, e avete capito benissimo di cosa parlo. Le sue linee pulite e il layout ben bilanciato parlano di un'attenzione ai dettagli che ancora oggi è difficile da trovare, ma è in navigazione che la Baltic 33 mostra il suo vero carattere. La barca risponde davvero con grande prontezza ai comandi e sa prendere le onde con grazia, grazie a un piano velico generoso che garantisce prestazioni sorprendenti anche con venti leggeri. E questa è una gran cosa per una barca a vela di quell'età. È una barca che è stata davvero pensata e studiata, progettata per regalare emozioni pure. E questo sia per chi ama la competizione che per chi cerca piacere nella navigazione lenta. Questa è la barca che collega il cuore dei velisti al mare. Infatti lei è un simbolo di libertà e guardandola navigare non si può fare altro che ammirarne la bellezza. Questa barca è un vero capolavoro che non smetterà mai di far sognare. Quando scendiamo sotto coperta non possiamo fare a meno di notare di quanta luce siano riusciti a portare con l'ampia finestratura della barca. Poi entriamo in bagno e scopriamo che ci sono oblò anche in bagno, facendoci immergere in una luce naturale che in bagno è una vera e propria rarità. Legno massello chiaro lungo tutta la barca, un lavello e pensile ad angolo che riesce a incastrarsi perfettamente riducendo la dispersione di spazio assolutamente al minimo indispensabile. Sicuramente già avrete l'idea di quanto sia difficile mantenere un'altezza dignitosa nella cabina bagno. In questo caso, nonostante l'epoca, ci sono riusciti ampiamente. Al ritorno inquadrato si viene sorpresi dall'eleganza che siano riusciti a dare con questa selleria in pelle nera, la divaneria in pelle nera. Io stesso ho cercato degli scampoli di pelle nera per tappezzare il mio tappo corona. Questo svela molto di me e dei miei gusti, visto che nei tempi moderni ogni volta che si utilizza la pelle si va sul chiaro, cammello o addirittura bianco. Tutti sanno però che ogni cosa che appoggi sui divani in barca lascia segni indelebili, difficilissimi da pulire e da rilavare. Spazio, spazio e ancora spazio. Così il tavolo abbattibile centrale non toglie aria alla vivibilità. E anche la cucina d'angolo concede molto. 2 ampi lavelli quadrati, una rarità, forno basculante, ghiacciaia caduta e un piano di lavoro infinito per una barca a vela. Cose che solitamente sono più facili da vedere su un catamarano moderno. Insomma, è questo che vuole un europeo. Eleganza, bellezza e con tutte le paratie di questa barca anche il tavolo da carteggio rimane isolato per mantenere la concentrazione nella pianificazione delle rotte e nel contemplare delle mappe. Ragazzi, chi mi conosce già, chi si è iscritto a questo canale o mi segue da alcuni anni, sa benissimo quali sono i miei gusti, sa benissimo cosa intendo quando parlo di barche a vela classiche.
Certo, ci sono molte persone che non capiscono come io possa confrontare queste barche con le nuove realtà all'avanguardia della grande distribuzione, tecnologicamente avanzatissime, massima espressione di tutto ciò che la tecnologia della grande distribuzione è riuscita a mettere sul mercato oggi. Ma non si rendono conto che io non ho nessunissima intenzione di porre questo confronto. Sappiamo tutti che queste barche ne uscirebbero sconfitte in ogni ambito, in ogni parametro. E a fronte di questo non c'è una spiegazione razionale che possa darvi del perché. In una sera d'estate di luglio preferirei uscire dalla marina di Santa Teresa di Gallura per raggiungere Bonifacio su una di queste barche piuttosto che su una stupenda imbarcazione prodotta dagli anni 2000 in poi. Pur non negando assolutamente che in questi ultimi anni la tecnologia della vela ha fatto dei passi da gigante e che in termini di comfort, sicurezza e accessibilità queste vecchie e affascinanti signore ne usciranno sempre sconfitte. Ma io sono rapito dal loro fascino, dal loro carisma, semplicemente dalla loro pura estetica. Le sognavo quando ero bambino ed erano nuove e le sogno ancora adesso, che tanto nuovo non lo sono più neanche io. Di loro amo ogni dettaglio, ogni rumore, ogni difetto e non riesco a togliermi dalla testa il fatto che secondo me queste sono le vere barche a vela. Quelle con la B maiuscola, le barche a vela classiche, per capirci meglio. In questa meravigliosa giornata di dicembre, mentre l'anno finisce, manca un giorno praticamente, andiamo a vedere la seconda barca a vela di oggi. Ma che noia, Giorgio, con queste barche a vela classiche, ma cosa avranno così di speciale? Sono strette, fine, lunghe, poppe inesistenti, spazi angusti, materiali pesanti. Cosa avranno di così speciale? Beh ragazzi, se ancora non sono riuscito a farvi capire, adesso ve ne presento due in serie. La seconda e la terza di questa lista. E con loro capirete appieno. Mamma mia. Quando la vedo mi fa dire mamma mia. Come quella tipa che vi ha fatto perdere la testa la prima volta che l'avete vista. E questo è successo anche con lei. Perché la Rustler 33 è molto più di una barca. È un omaggio all'eleganza e al piacere puro della navigazione a vela. Infatti lei è stata progettata da Stephen Jones, uno dei designer più famosi al mondo per yacht classici e moderni. Questa barca combina linee tradizionali con una tecnologia di costruzione avanzata. È lunga poco più di 10 metri e offre un perfetto equilibrio tra stile, performance e stabilità. Ma quello che la rende unica rispetto alle barche moderne è la sua anima. Il design richiama le barche a vela classiche degli anni 50 e 60, con il suo lungo slancio prodiero e la poppa arrotondata. Ma sotto il suo profilo elegante si nasconde una costruzione modernissima in vetro resina con rinforzi strutturali avanzati. Questa, ragazzi, non è una barca a vela, è un'esperienza. E per capirla davvero va assolutamente provata, almeno una volta nella vita. Quando avevo la barca a vela qui, io ero capovillaggio in questo villaggio qua. Avevo la barca a vela qua in una boa, la mia prima barca a vela era 5,70 m. Ogni 3x2 me la ritrovavo con la catena spezzata quando arrivavo qua ed era dentro questi palmizi, dentro queste palme qua. Quindi attenzione alle catene, ne mettevo una sempre più grossa ma si spezzava sempre. E adesso iniziate a capire perché la mia prima barca si chiamava la Nutria, la mia seconda la Nutria 2 e la terza la Nutria 3. Che fantasia, eh? È solamente perché qua le mie barche erano sempre circondate da nutrie. E allora io non sapevo neanche cosa fosse una nutria prima di venire qua a lavorare. Ero capovillaggio qua dentro, in questo villaggio qui, per tanti anni. La boa dove era messa la mia barca, che era a vela, quindi doveva stare fuori. Andiamo a vedere la terza barca? Andiamo a vedere la terza barca. Ed eccola qua, la regina delle classiche, sempre di Stephen Jones, la Rustler 42, regina di Cornovaglia.
Lunga quasi 13 metri e progettata per chi ama affrontare anche le acque più impegnative, con sicurezza e stile. La prima cosa che colpisce è il design, linee classiche eleganti con una carena morbida e una poppa arrotondata che ricorda le grandi barche oceaniche di un tempo. Ma non fatevi ingannare, questa barca sotto il suo grande fascino e tradizione nasconde una tecnologia di costruzione avanzata. Con questa barca Jones si è spinto al limite. Infatti il suo scafo è in vetro resina stratificata a mano, robusto e resistente con rinforzi strutturali che la rendono praticamente indistruttibile. E poi la chiglia profonda con un bulbo in piombo, molto ben bilanciato. Questa non è una barca che si scompone per nulla. Lei resta stabile anche con vento sostenuto e mare molto formato. Chi l'ha portata parla di controllo totale. E poi gli interni, ragazzi, sono un capolavoro. Legno massello ovunque, finiture artigianali di una qualità che ormai è difficile trovare anche negli yacht di extra lusso. La cabina di poppa è un rifugio di lusso per le lunghe traversate. La dinette centrale è accogliente e funzionale e c'è spazio per tutto quello che serve. E vogliamo parlare per caso delle prestazioni? Beh, la Rassler 42 è nata per il mare aperto, per le lunghe crociere, mai imprevedibile. Bolina come un sogno e con vento potente scivola sull'acqua con una grazia che solo le barche classiche possono offrire. Grazia, è di questo che parla Giorgio e il mare, grazia ed eleganza. Ma il vero segreto di questa barca è nella sua anima, perché lei non segue le mode, non punta a impressionarti con gadget inutili. La Rassler 42 è per chi ama esclusivamente, puramente il mare, per chi vuole sentire il respiro e vivere ogni onda. È una barca che ti fa tornare bambino, come ti fa tornare alle radici della vela, e quella connessione autentica con il vento e l'acqua. Lei è semplicemente un mondo in cui tutto sembra fatto per essere veloce, leggero e superficiale. La Rassler 42 ci ricorda che la vela è pura bellezza, nel senso raffinato delle cose, dell'essenza, e nella maestria dei costruttori di un tempo. Lei ci fa pensare che non è solo una barca, ma è un modo di vivere. Ispira? Ditemelo voi se ispira. E soprattutto mi interesserebbe tantissimo sapere se anche a voi, guardando queste immagini, riesco a dare le stesse sensazioni. Fatemi capire se anche per voi le barche classiche sono le vere barche a vela. E adesso passiamo alla quarta barca a vela di oggi. Ci siamo ragazzi, finalmente eccola qua, ecco la vostra Alpa. Non avete idea in quanti mi avete chiesto se l'Alpa rientra nelle leggende del mare, secondo Giorgio il mare. E sì, ve l'ho sempre detto, ve l'avevo anche presentata in un video, anche se era l'Alpa 9. Ora vi presento l'Alpa 42, che si insinua prepotentemente dentro questa lista. Non ne potrei fare a meno. La classica delle classiche. Sì, forse la più classica delle classiche barche a vela. Vi voglio presentare un catch di Alpa. Un meraviglioso catch. Un'imbarcazione di 12 metri costruita in vettoresina stratificata a mano, che garantisce robustezza e durabilità. Il suo design con chiglia lunga e timone su schegge offre una stabilità eccezionale in navigazione, rendendola ideale per lunghe traversate oceaniche. Lei è un catch, quindi il suo piano velico con randa, fiocco e mezzana assicura versatilità e facilità di manovra in diverse condizioni di vento, con una superficie totale di quasi 70 metri quadrati. Per questo anche le sue prestazioni sono molto equilibrate. E adesso vi dico perché Alpa è tanto amata dagli italiani, perché i suoi interni riflettono l'artigianalità italiana, con finiture in legno pregiato che creano un'atmosfera calda e accogliente. La sua disposizione interna prevede una cabina armatoriale a poppa, una cabina ospiti a prua, offrendo un discreto comfort per le lunghe permanenze a bordo. In sintesi, l'Alpa 42 non è solo una barca a vela, ma un pezzo di storia nautica che continua a navigare con grazia ed efficienza. Per gli appassionati di vela classica rappresenta un connubio perfetto tra estetica, tradizione e funzionalità marinaresca. E se anche voi siete affascinati dalle linee senza tempo e dalla solidità delle imbarcazioni d'epoca, l'Alpa 42 vi offrirà un'esperienza di navigazione autentica e appagante. Se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo subito e attivate la campanellina. Vi avviserò ogni volta che farò un video su una barca classica e non solo. E se anche secondo voi Alpa è una leggenda tra le classiche, indicatemelo con un commento. Sarà molto importante sentire le vostre impressioni e darvi la mia miglior risposta.
La nostra quinta ed ultima barca a vela di oggi. Vi chiedo solo di partecipare a questo video con un like, un commento, ditemi qual è la vostra barca a vela preferita e se magari non c'è in questa lista, non arrabbiatevi, ma ditemi qual è la vostra barca e io andrò a reperire le immagini che ci servono, andrò a visitare le barche e ve la farò vedere. Quindi un like e un commento, entrate in questa grande community e partiamo insieme, perché questo mondo, ragazzi, lascia un uomo senza tempo, lascia un uomo senza età. Tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita che avevano preso questa decisione, hanno fatto questo passo, non hanno nessunissima intenzione di invecchiare. Questo spirito ti tiene giovane per sempre, mi raccomando. E adesso andiamo a vedere l'ultima barca a vela di oggi. E ci siamo ragazzi, Svan 44. Chiudiamo con un capolavoro firmato dalla leggendaria coppia Sparkman e Stevens e costruito dai maestri finlandesi di Nautor's One. Lo Svan 44 è una barca che unisce prestazioni straordinarie a bellezza classica. Parliamo di un'imbarcazione lunga 13,5 metri con un baglio massimo di circa 3,8 metri, costruita per essere veloce, robusta e incredibilmente elegante. La chiglia lunga e il timone separato su skeg garantiscono una stabilità con un controllo che poche altre barche possono offrire, specialmente in mare aperto. La costruzione è tipicamente Svan, uno scafo in vetroresina stratificata a mano, con rinforzi strutturali impeccabili e cura nei dettagli rende questa barca un simbolo d'affidabilità. È una barca pensata per offrire qualsiasi condizione, dalle lunghe traversate oceaniche alle regate, mantenendo sempre un comfort di navigazione eccezionale. E poi c'è il piano velico, una frazione di sloop con superficie generosa progettata per bilanciare potenza e facilità di manovra. Che siate in bolina stretta o con vento portante, lo Svan 44 si comporta sempre in modo prevedibile e fluido, permettendo al timoniere di sentirsi in totale sintonia con il mare. E credetemi, gli interni sono un'opera d'arte. Come ogni Svan, il 44 offre un'atmosfera accogliente e funzionale, legno massello e rifiniture di altissime qualità. È un layout che rende la vita a bordo un piacere. Tutto è pensato per lunghi periodi in mare, con ampissimi spazi di stivaggio e una cucina ben attrezzata. Lo Svan 44 è una barca che ha vinto numerosi premi ai regate. Ma non è solo per chi cerca velocità, è anche per chi desidera navigare con stile senza rinunciare a sicurezza e affidabilità. È una barca a vela classica, sì, ma ha un'anima che la rende sempre attuale. Se amate il mare e se volete un'imbarcazione che non sia solo uno strumento e una compagna d'avventura, lo Svan 44 è una scelta senza tempo. È il tipo di barca che racconta storie e che soprattutto vi fa vivere le vostre. Ora è il momento di scegliere quali tra queste 5 è la vostra barca a vela preferita. E se per caso la vostra barca a vela preferita non è tra queste 5, allora indicatemi qual è la vostra. Io definisco queste 5 barche semplicemente strepitose. E vi ho già spiegato perché sono perfette per navigare nel Mediterraneo. Come dicevo prima, navigare nel Mediterraneo non è solo pura e semplice navigazione, ma è una sfilata di alta classe ed eleganza in porti stupendi, dove le vostre barche non passeranno certo inosservate. Credo che non ci sia più bisogno di spiegare nulla, vero? Non servono altre parole. Ciao da Giorgio e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this